Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video, primo video della serie per la Yamamoto Nutrition, quindi con la Yamamoto Nutrition saranno i nostri soliti video di allenamento, però saranno anche sui canali Yamamoto, quindi benvenuti per tutti i ragazzi che vedono questa serie per la prima volta. Allora, sessione di allenamento back, oggi alleneremo il back, la mia split in questo momento è una Dorian Yates split, molto semplice, quindi petto, bicipiti con un piccolo richiamo di tricipiti, back, spalle, tricipiti con un piccolo richiamo di bicipiti e gambe. Alcune sessioni, alcune settimane aggiungo una sessione extra di gambe e in base alle recovery capabilities, quindi alla capacità di recupero, come sto, come mi sento, però di questo poi parleremo eventualmente in altra sede, quindi questo è. Oggi sessione di back, che cosa andremo a fare? Allora, innanzitutto come si allena il back? Diamo delle dritte introduttive. La schiena è composta da tantissimi distretti muscolari, possiamo suddividere quelli che sono i distretti del centro schiena, quindi trapezi, romboidi, in generale gli adduttori delle scapole, i rotatori scapolari, quindi tutti i distretti che stanno nella zona scapolare un po' più esterni, quindi grande rotondo, piccolo rotondo, che sono minimi ma danno la loro presenza on stage, il gran dorsale che possiamo dividere, dal momento che ha un'unica origine ma diverse inserzioni, più in zona scapolare, più in zona iliaca, possiamo dividere in un upper division, quindi una parte superiore del gran dorsale e una parte inferiore, la cosiddetta lower division del gran dorsale, e abbiamo poi gli erettori spinali lombari, quindi in generale quelli che sono i due tubuli che molto spesso si vedono. Come impostare quindi un allenamento di schiena? La soluzione normalmente è quella di cercare di allenare un po' tutto quanto in base al movimento, in base a quello che facciamo, però realmente quello che dobbiamo fare nel caso dell'atleta è prenderlo, metterlo nelle pose che sono in base alla sua classe, quindi un classic physique ha soltanto un doppio bicipito posteriore, un bodybuilder ha anche una lat spread, il man physique ha una posa semi rilassata, quindi in base a quelle che sono le sue pose le analizziamo e vediamo dove stanno le carenze muscolari. Ci sono alcuni atleti che hanno bisogno di più completezza a livello scapolare su un doppio bicipite posteriore, ci sono alcuni atleti che hanno bisogno di più completezza in una lat spread, atleti che hanno bisogno di erettori spinali molto più importanti, quindi in generale più di spessore, quindi la suddivisione che normalmente viene fatta di allenare l'ampiezza, allenare lo spessore è una cavolata immensa, cioè non si fa così, è una cosa che puoi fare se vuoi andare in spiaggia, se vuoi vederti così allo specchio, ma quando sei sul palco non alleni la schiena, alleni le pose, cioè devi migliorare la posa, devi ragionare sulla posa, quindi ampiezza e spessore non è una cosa che viene valutata, si valuta la posa, la completezza, l'eleganza della posa. Quindi in base a questo si fa una selezione di esercizi che deve essere strutturata sulla base dei soggetti. Questo generale, adesso andremo a vedere più nello specifico. Nel mio caso personalmente il focus viene dato su tutta la sezione upper back, quindi ho una buona lat spread, ho un doppio bicipite posteriore più scarso e facendo classic, essendo classic è quella la posa su cui devo lavorare di più, quindi in zona scapolare, tutti quelli che sono i rotatori scapolari e il centro schiena. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio la sessione di oggi, sessione che dovreste tracciare sempre. Low row, quindi pulley basso, semplice, in questo caso ricerco un'esecuzione che coinvolge molto di più gli adduttori scapolari, quindi il centro schiena, e vedremo esattamente come. Passerò poi a lavorare il gran dorsale più nella lower division, quindi lo vado a toccare, ricerco l'attivazione con un single pull down, quindi un pull down singolo, braccio singolo, dove vado in supinazione. Passerò poi a una lat prona, quindi inizierò a lavorare quelli che sono i rotatori scapolari e anche qua vedremo come, perché la lat prona non dovrebbe allenare l'ampiezza, non dovrebbe allenare il gran dorsale, in realtà il focus che voglio dare in questo caso, e vedremo come di nuovo, è quello sui rotatori scapolari, quindi a completezza di quella che è il doppio bicipite posteriore. Da là passeremo a un superset di stretchers e lat triangolo e infine uno Smith row, quindi un rematore alla Smith. Quindi questi saranno gli esercizi, andiamo a vedere esattamente come, che cosa faremo, che cosa andremo a impostare, come sarà l'esecuzione. Andiamo ad allenarci. Allora, con la prime grip, quindi questa è una presa media e neutra. Posso regolare l'ampiezza, posso regolare un po' la rotazione, però in ogni caso potete sostituire tranquillamente con una Tracy bar, questa è più favorevole per il grip che si crea. Io personalmente non uso gli straps, non uso la magnesite, cosa che non è ben vista in molte palestre, quindi nel caso utilizzate gli strap, ma in qualche modo alleviate e alleggerite la presa per non sovraccaricare troppo a livello tendino, non sovraccaricare troppo gli avambracci. Ora, ci ho detto, qua salgo gradualmente con il carico e quello che farò sarà un set sulle 12-15 ripetizioni per poi fare un loading set sulle 6-8. Questo perché bisogna dare una certa priorità e ragionare intelligentemente sugli stimoli che voglio dare. Se vado subito sul loading set, ossia il carico pesante sulle 6-8,
un'esecuzione un po' troppo sistemica, quindi quello che faccio è ci vado in maniera graduale, come quando non ti puoi buttare subito in acqua ma fai passetti. Faccio una serie un po' più metabolica, una serie in cui riesco a concentrarmi bene, ho un'ottima forma, ma preaffatico bene i distretti muscolari che voglio allenare. Quindi quando vado sulla serie pesante perderò qualcosa a livello di performance, di ripetizioni, ma riuscirò a coinvolgere al meglio e agganciarmi al meglio al distretto che voglio allenare. Questo è un trucco che potete utilizzare su veramente qualsiasi esercizio, qualsiasi distretto che non sentite bene. In questo caso quindi prima serie 12-15, seconda serie 6-8 reps. Piccolo consiglio a livello esecutivo, come ho detto, in questo caso voglio concentrarmi su quella che è il centro schiena, quindi trapezi romboidi, in generale gli adduttori scapolari. Ora, quando parliamo di esercizi, quindi poi c'è un pull leg basso, un pull down supino, eccetera, panca piana, l'esercizio è una famiglia di schemi motori, quindi ci sono 1000 modi di fare un pull leg basso, ci sono 1000 modi di fare un pull down, 1000 modi di fare una panca piana, quindi quando impostate una sessione ragionate sull'esercizio, impostatelo, però poi ragionate su quello che è lo schema motorio effettivo, specifico che dovete utilizzare per quell'esercizio in base allo stimolo che dovete ricercare. Quindi il pulley, il discorso è che nel momento in cui voglio coinvolgere il gran dorsale, il ROM, quindi il range di movimento effettivo del gran dorsale, è questo, arriva al tronco, perché quando inizio a superare il tronco, allora in questo caso il gran dorsale in realtà si allunga, quindi perdo tensione sul gran dorsale. Per cui nel rematore realmente il ROM di lavoro per un gran dorsale è questo, è molto molto piccolo. Poi vedete le persone fanno questo discorso, ma qua sto allenando tutta la schiena, cosa a caso. Quindi in questo caso il mio focus è il centro schiena, per cui quello che vado a fare è faccio partire il movimento lavorando anche il moncone della spalla, quindi andando a muovere quello che è il setting scapolare, per cui parto con la scapola leggermente abdotta, quindi leggermente aperta, quindi vedrete il moncone della spalla che va un po' avanti. E in fase di chiusura il movimento parte, quindi il prime mover, il distretto che fa attivare il movimento, quello che si concentra maggiormente, l'agonista del mio lavoro, sono gli adduttori scapolari, quindi trapezi e romboidi che vanno ad addurre la spalla, il gran dorsale in sinergia porta indietro il gomito, ma non voglio andare oltre comunque la linea del tronco, perché in questo caso il lavoro sarebbe maggiormente a carico del dettore posteriore, sarebbe un lavoro che realmente non riesco a fare perché logicamente è un distretto molto più debole. Quindi quello che voglio fare è lavorare molto sul moncone della spalla e il gran dorsale è un lavoro in questo caso sinergico, quindi partecipa sempre, è un compound, quindi un esercizio a grande sinergia muscolare, però il mio focus principale sta negli adduttori scapolari, quindi il centro schiena, perché quando voglio andare ad aprire il doppio bicipite posteriore si deve vedere bene il centro schiena attivo che poppa, quindi quei pezzi, quello spessore in quella zona precisa che a me, in questo caso specifico, manca un pochino, un po' più carente. Vai! Sette reps full stack, l'ultima volta, vediamo di batterci. Vai! Ehi sei! Ok, secondo esercizio, single pull down singolo, in questo caso supinato, quindi supinazione. Piccola tip veloce per capire che cosa allenate la schiena, basatevi sul concetto del line of pull, ossia la linea di trazione, si può tradurre così, l'ho chiamato in inglese insomma. Line of pull che cosa vuol dire? Che nel momento in cui c'è un'articolazione che si muove, il distretto che si attiverà maggiormente sarà quello che è le cui fibre sono in linea
col movimento articolare, perché è quello più avvantaggiato, cioè che sta in linea, che sta là. Quindi sostanzialmente guardate dove va l'omero, guardate dove va il gomito. Single pull down in supinazione, faccio questo lavoro, quindi in linea con questo lavoro ci sono le fibre della lower division di cui abbiamo parlato prima, del gran dorsale, e in conclusione di movimento, quindi nell'ultima parte, anche l'upper division, quindi molto settorializzato sul gran dorsale. Ma se io facessi questo tipo di lavoro, vedete che le fibre che sono in linea di cosa sono? Del deltoide posteriore, quindi stanno qua, eccolo qua, deltoide posteriore in linea. Infatti qual è una posa in cui il deltoide posteriore si vede bene? La side chest. Io vado dietro, supero molto spesso, in base a come prendete la posa, la linea del tronco, e molto spesso sto leggermente staccato, questo in base ai distretti che avete carenti o avanti e cosa volete enfatizzare nella posa. Per cui realmente ragionare sulla traiettoria articolare vi permette già di avere un indizio su qual è il distretto che si sta attivando. Ok, primo set, 8-10 reps, loading set. Primo set sulle 8-10, ho fatto un loading set, sono uscite 7 ripetizioni, quindi qual è il discorso? Che le 8-10 è il range a cui punto, in base alle reps che escono me lo segno sul log e la prossima volta valuto cosa fare. Quindi in questo caso sono uscite 7, rimango col carico e punto a rientrare in questo reps range delle 8-10. Nel caso in cui superassi le 10, quindi facessi 11 ripetizioni, allora in quel caso la volta successiva andrei ad aumentare il carico. Questi sono principi di semplice progressive overload. Ora scarico, ho fatto un drop del quasi il 50% del carico, il 40%, e farò un cluster set, quindi delle serie a grappolo. Ossia faccio quante più ripetizioni possibili tra le 12 e le 15 ripetizioni con 3 secondi di squeeze in basso, quindi in questo caso a cedimento tutto quello che ho, anche se supero le 15 non importa, sparo tutto quello che ho, 60 secondi di recupero, quindi un recupero molto incompleto in questo caso. Di nuovo quante più ripetizioni possibili con lo stesso carico con 2 secondi di squeeze, di nuovo 60 secondi di recupero, quante più ripetizioni possibili con lo stesso carico con 1 secondo di squeeze. Quindi lo squeeze è sempre meno, le ripetizioni sono sempre più semplici e lo scopo accumulando fatica è quello di avere lo stesso numero di ripetizioni, quindi matchare, dalla parola match in inglese, lo so, perdonate, vivo in Inghilterra, purtroppo escono i termini inglesi, quindi pareggiare, ecco, lo stesso numero di ripetizioni che ho fatto al cluster precedente. Potete considerarle come 3 serie allenanti o 3 cluster, realmente non cambia, io li considero dei cluster perché nel momento in cui il recupero è incompleto, dalla mia schematizzazione dell'allenamento non sto facendo un'altra serie, ma sto facendo sempre la stessa serie allenante, però composta da diversi cluster, però realmente non cambia niente all'atto pratico.
Il modo in cui raggiungete il cedimento determina lo stimolo che riuscite a creare. Una cosa che si vede tanto di frequenza è che man mano che aumenta l'effort e mi avvicino al cedimento, la forma riesce e va a sporcarsi. E tutti quanti dicono: come fai a andare al cedimento se poi c'è un aumento del rischio infortuni? Come combaci il cedimento con la forma, eccetera? La forma deve essere impeccabile, deve stare là. Io devo cedere su quello schema motorio. Quello che abbiamo detto prima, se io inizio a metà serie a fare un altro schema motorio, non ho fatto una serie a cedimento, ho fatto un esercizio, un buffer e un altro esercizio che non è un esercizio, che è, non so, uno stacco, una variante, un qualcosa di osceno, sistemico. Tanto vale che vado a fare CrossFit, hai fatto una serie a buffer e ti sei messo a fare CrossFit. Quindi mantieniti su quei binari, vai in quella direzione, non cambiare assolutamente niente finché la concentrica rallenta, che non riesci a chiuderla, e là vorrà dire che il tuo cervello manda un determinato stimolo neuromuscolare e il corpo non riesce a completare la richiesta. Cosa succede? L'organismo dice: sai che c'è? Divento più grosso, mi adatto all'ecosistema, alla richiesta del mio ecosistema e cresco e divento più grosso. Sta tutto là. Come tratti le ultime ripetizioni di ogni serie determina quelli che sono i tuoi risultati. Allora, lat prona, 2 serie, loading set sulle 8-10, back off sulle 12-15. Questa è la prima sessione del mio mesociclo, quindi vedete che è abbastanza semplice. Progressivamente nella conduzione del mesociclo quello che vado a fare è aggiungo volume aggiungendo intensifier, quindi più punti di cedimento, failure point. Quindi per esempio la seconda serie 12-15 potrei aggiungere un respose, quindi 12-15, 30 secondi di recupero, max reps, quindi aggiungo quelle ripetizioni in più che mi permettono di aggiungere uno stimolo e così via nel corso del mio mesociclo fino a raggiungere l'overreaching. Ad ogni modo, 2 punti fondamentali sulla lat prona. Il primo punto sta nell'esecuzione, nel senso che molte persone dicono a livello di range of motion se devo far arrivare la barra al petto o meno, e molti dicono no, non devi, è una questione di mobilità. Non è proprio una questione di mobilità, il discorso è che cosa sto allenando. Quello che vado a fare è, da questa posizione vado ad addurre l'omero maggiormente, ok? Quindi parto da qua e si adduce, quindi si avvicina sempre di più al tronco in questo senso. Per quello che è una questione di ritmo scapolo-omerale, quindi il ritmo della scapola rispetto all'omero, in alto in questo tratto qua, quindi sopra i 90 gradi, quello che si muove maggiormente è la scapola, cioè c'è più escursione della scapola, intrarotazione a scapola, a scapito dell'omero. Quindi che cosa vuol dire? Che i muscoli scapolari saranno i prime mover, quelli che condurranno il nostro lavoro. Nel momento in cui scendo sotto i 90, questo ritmo si inverte, quindi è l'omero che lavora di più. Ma io ho iniziato sempre come prime mover di quelli che sono i distretti i rotatori della scapola. Quindi che cosa succede? Che vanno in svantaggio meccanico. Andando in svantaggio meccanico, banalmente la sento molto più pesante, mi sento quasi bloccato, ok? E questo è il motivo per cui non mi viene da chiudere, perché con quel carico sono realmente bloccato, non riesco a chiudere bene perché dovrei cambiare, switchare su quelli che sono le attivazioni. Normalmente per attivare maggiormente il gran dorsale devo proprio cambiare setting. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, ragazzi, di nuovo, non cheatate. La lat prona è un esercizio molto di fine, molto più complesso di quel che vuole sembrare. Quindi se io faccio la lat prona in questo modo, che parto e inizio a fare questo, ok? Che cosa sto facendo? Guardate il punto finale. Io qua che cosa faccio? Sto facendo un rematore. Vai sul pulley basso e fai il rematore se devi farla così, ok? E soprattutto che cosa stai facendo in realtà? Ho poca tensione, creo soltanto inerzia nel primo tratto di ROM. Sto facendo una variante di stacco, perché io la prima cosa che faccio è questa. Mi faccio una variante di stacco. Cioè, è un esercizio senza senso, vai a fare gli stacchi o vai a fare un pulley. La lat prona, l'esercizio deve essere fatto in maniera composta, come tutti gli esercizi. Se no tanto vale che ti butti su un bilanciere e sollevi tanto.
Allora, superset tra stretchers e lat con triangolo, insomma, compresa stretta e neutra semiprona. Gli stretchers sono un esercizio di John Meadows che è una variante tra un pulley e un pull down, quindi una trazione verticale e orizzontale. Ossia, mi metto sul cavo alto, nella posizione e postazione della lat, quello che vado a fare inizio come un pull down, questo sarebbe un pull down, però creo un'estensione dell'anca che mi porta a chiudere come se fosse un pulley. Quindi la cosa molto importante di questo esercizio è che ho un ROM molto completo, quindi ho tanta tensione in tutti i tratti del ROM del gran dorsale. L'unico discorso è non deve essere un esercizio che è portato avanti dall'estensione dell'anca, se no torniamo all'errore fatto prima sulla lat prona. Quindi io non è che mi butto all'indietro e creo inerzia, ma il movimento inizia con l'omero e l'anca semplicemente asseconda quello che è il movimento dell'omero. Quindi deve essere la tensione tutta sul gran dorsale. Per cui inizio che tiro con l'omero, avvicino e pian piano mi tiro indietro, avvicino e il triangolo, quello che volete, me lo porto sullo sterno, quindi a questa altezza non devo fare questo, ma spalle devono stare sempre basse. Stretchers in super serie con lat triangolo. Prima cosa da capire, la lat triangolo è quello che viene definito un drop meccanico degli stretchers, quindi se abbiamo detto che gli stretchers sono un misto tra pull down e trazione orizzontale, la lat triangolo è semplicemente una parte di pull down. Di base sto facendo quello, quindi negli stretchers ho fatto quelle che come schema le Mayo reps, quindi utilizzi più o meno un 13 RM, quindi un carico che mi permette più o meno 13-14 ripetizioni e faccio 12 ripetizioni più 5, più 5, più 5. Questo è lo schema a cui punto. Tra questi cluster ho 10 secondi di recupero dove in realtà, come avete visto, ho fatto uno stretch, quindi ho allungato. Questo per alternare una posizione dinamica, quindi un pump, con una posizione statica che crea una maggiore iperemia, quindi creo più tensione, più pompaggio, più stress metabolico all'interno del distretto. Da là 20 secondi di recupero e ho fatto un 4x4 di lat triangolo, sempre con 10 secondi di recupero, in questo caso recupero piano. In realtà è 4 più 4 più 4, l'ultima dovrebbe essere 4, ma in realtà sono quante più ripetizioni possibili. Quindi che senso ha questo schema? In realtà sono numeri, è logico che avessi fatto un 4x5 non sarebbe cambiato molto, però è uno schema che mi permette di progredire nel tempo. Quindi sostanzialmente io vado a segnare che cosa ho fatto, con quale carico, e se ho chiuso lo schema come ho fatto, la prossima volta lo rifaccio con un filo di carico in più. Quindi punto a, in realtà, non chiudere lo schema. Nel momento in cui non lo chiudo, quello che punto è punto a chiuderlo. E quindi a progredire così nel tempo. E come impostazione dello schema sostanzialmente
non entriamo troppo nel dettaglio, ma brevemente si basa sulla quantità di effective reps, quindi ripetizioni effettive, quelle ripetizioni che stimolano l'ipertrofia, che sono le ripetizioni più vicine al cedimento. Quindi voglio utilizzare un determinato stimolo, un determinato carico e tirare fuori da un certo schema quante più ripetizioni stimolanti possibili. Quindi non mi interessa fare un 4x8, fare 70.000 serie, se sono tantissime ripetizioni, se queste ripetizioni non sono in realtà ripetizioni vicine al cedimento. Io voglio, in una qualsiasi sessione, in qualsiasi schema, tirare fuori quante più effective reps possibili. Però di questo magari ne ho parlato tanto e ne parleremo in un altro momento. Smith row, ultimo esercizio, sull'esecuzione, sul perché faccio la Smith, ma ne parlerò in un altro video, se no diventa un video di 1 ora e mezza. Però non vado sul carico e qua l'idea è, dopo aver toccato il gran dorsale, gli adduttori, i rotatori scapolari, tutti i distretti della schiena in maniera un po' più specifica, utilizzo un esercizio che me la coinvolge in toto. Perché? Perché tutti questi distretti saranno molto più deboli perché sono affaticati. Il distretto in realtà che è più fresco in questo schema sono gli erettori, quindi tutti gli erettori spinali. Non voglio affaticarli troppo all'inizio, voglio toccarli alla fine in un esercizio che sia un esercizio completo, quindi un esercizio in cui voglio sentire la schiena in toto che si strizza e quindi non vado a cedere per gli erettori, riesco a mantenere una buona posizione in bent over, quindi piegato in avanti, non devo stare necessariamente dritto col carico. Riesco a sentire bene la schiena che si attiva in toto. Quindi questa è l'idea di tutto. Potrei concludere anche con un T-bar, comunque un esercizio in cui la schiena, dopo essere stata toccata individualmente, fa pace e lo raggruppo di nuovo tutto insieme. Allora, qui un primo loading set sulle 8-10 reps con un istante in alto per sentire tensione. Non voglio andarci in maniera schiettosa e voglio mantenere tensione in alto. E poi un back off, una serie con un carico un po' più basso dove vado a togliere il carico, logicamente, e sto 3 secondi in alto, quindi cerco ancora di pareggiare il numero di ripetizioni, ma sto un po' più di tensione in alto, lo mantengo un po' di più, quindi le ripetizioni saranno più difficili. Wow. Ok, dopo questo lavoro concludo la sessione con 60 secondi di stretch forzato per il gran dorsale, quindi una posizione di stretch sul distretto in cui tengo attivamente tensione, quindi non è un allungamento, e questo mi permette non solo di creare un ulteriore stimolo ipertrofico, ma anche di andare ad aumentare gradualmente mobilità, ma soprattutto active ROM, quindi capacità di tenere tensione, non di escursione articolare, ma di tenere tensione attiva del distretto in alti gradi di ROM, quindi creare più ipertrofia. Ragazzi, qualsiasi domanda qua sotto, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia dato degli spunti interessanti su cui riflettere. Qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio, scrivete qua sotto, sarò ben lieto di rispondere. Ringrazio come al solito Alex per stare dietro alla camera e il lavoro egregio che fa, e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video.